Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo di programmi di scatto. I programmi di scatto sono delle modalità sulla nostra macchina fotografica che ci permettono di scegliere quali valori di scatto siamo noi a controllare e quali invece vengono lasciati al controllo automatico della macchina fotografica. Nella modalità automatica la macchina fotografica gestisce praticamente tutti quanti gli aspetti delle fotografie che facciamo, mentre all'opposto nella modalità manuale siamo noi a controllare ogni singolo valore. Tra questi due estremi esistono altre tre modalità, la prima è la modalità P o Program Mode e le altre due sono le due modalità semi-automatiche, ovvero quella di priorità dei tempi di scatto e quella della priorità dell'apertura del diaframma. Sulla nostra macchina fotografica potremmo inoltre trovare altre modalità speciali per foto notturne, macro o sportive. Queste modalità secondo me non conviene troppo utilizzarle perché spesso si comportano in maniera troppo imprevedibile su generi fotografici invece che richiedono controllo e molta precisione. Essenzialmente con il tempo che impiegheremo a capire come funzionano queste modalità speciali, facciamo prima a studiare e imparare a utilizzare i programmi di scatto classici di cui parleremo oggi, che danno una maggiore sicurezza di ottenere lo scatto che abbiamo in mente. Cominciamo mettendo in automatico la nostra macchina fotografica. La modalità automatica solitamente è segnata con un rettangolino verde oppure la scritta auto o varianti di questo genere. Se ci mettiamo nella modalità automatica vediamo che in base a dove inquadriamo la scena, la macchina fotografica controlla tutti quanti i valori per cercare di ottenere un'esposizione corretta e mettendo anche il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco e via dicendo. Ma se cominciamo a studiare la fotografia scopriremo molto presto che questa modalità, nonostante inizialmente ci aiuti effettivamente a tirare fuori delle foto dalla nostra macchina fotografica, in realtà ci limita tantissimo. Infatti se vogliamo cominciare a cambiare qualche impostazione, come per esempio il bilanciamento del bianco o l'ISO, vediamo subito che la macchina fotografica o non reagisce oppure addirittura ci dà un messaggio che dice che questa funzione non è disponibile in questo programma di scatto. Ogni macchina fotografica è leggermente diversa. Nel caso della Canon EOS M abbiamo la possibilità in automatico di impostare la qualità di immagine, quindi scegliere tra JPEG e RAW, e anche il metodo di messa a fuoco. In questo caso possiamo scegliere tra messa a fuoco con il riconoscimento facciale, la messa a fuoco generica su tutta quanta l'area, oppure quella con un singolo punto, che è comoda anche in automatico perché possiamo per esempio scegliere di mettere a fuoco o il personaggio in primo piano oppure il personaggio in secondo piano, cose che narrativamente nell'immagine chiaramente cambia notevolmente il senso della foto. Se ci fa comodo che i valori di esposizione vengano controllati automaticamente dalla macchina fotografica, perché per esempio stiamo scattando in una situazione dove la luce cambia molto spesso, ma comunque vogliamo avere più controllo rispetto alla modalità automatica, possiamo passare nella modalità P, ovvero Program Mode. Nella modalità P la macchina fotografica principalmente controlla automaticamente l'apertura del diaframma e il tempo di scatto, ma ci lascia la libertà di scegliere tutti quanti gli altri valori e le impostazioni di scatto, compreso anche l'ISO. In questo caso io ho impostato l'ISO in automatico, ma se vogliamo possiamo impostare un preciso valore. E vediamo che in questo caso ho molti più controlli e posso per esempio scegliere anche il bilanciamento del bianco, quindi volendo potrei mettere un bilanciamento del bianco a tungsteno che renderebbe la foto molto blu. In questo caso diciamo è tendenzialmente sbagliato, però abbiamo il controllo di farlo se vogliamo effettivamente a livello creativo ottenere una fotografia di questo genere. In questo caso direi che il bilanciamento del bianco è meglio se lo mettiamo a luce diurna e se scattiamo la fotografia vediamo che i colori sono più naturali. La cosa comoda è che d'ora in avanti tutti quanti gli scatti avranno questo bilanciamento del bianco, quindi non avremo fluttuazioni nei colori. Nella modalità program o nelle modalità semi-automatiche abbiamo la possibilità di fare la compensazione dell'esposizione che possiamo regolare attraverso questo che all'aspetto dell'esposimetro che utilizziamo per valutare i valori di scatto nella modalità manuale, ma in questo caso il quadratino verde non si sposta in base a dove stiamo inquadrando, ma rimane sempre fisso. Questo perché questa impostazione ci permette di dire alla macchina fotografica: se tu hai deciso questi valori per la fotografia, magari rifacciamola,
questa fotografia falla di uno stop o due stop più chiara o più scura, quindi noi possiamo dirgli fare 2 stop più chiara e scattiamo la fotografia, e a questo punto qualsiasi fotografia scattiamo anche verso lo sfondo magari, vediamo che l'immagine è sempre più chiara di 2 stop. In questo caso diciamo il risultato non è così interessante, però potremmo mettere per esempio a una sottoesposizione di 1 stop, e se scattiamo l'immagine vediamo che potrebbe essere meglio come fotografia, visto che i dettagli sulla maglietta del personaggio in secondo piano non sono così bruciati e il chiaroscuro è un po' più interessante. La compensazione dell'esposizione solitamente si può controllare con una delle ghiere con cui controlliamo i valori di scatto, oppure in questo caso cliccando sull'esposimetro e spostandoci con le freccette. Un'altra cosa che possiamo fare in questa modalità program e anche nelle modalità semiautomatiche è il blocco dell'esposizione, che solitamente si può fare o con il tasto asterisco o con il tasto AEL, cioè Exposure Lock, il blocco dell'esposizione. È un'impostazione che comunque possiamo personalizzare parecchio sulle macchine fotografiche. Il blocco dell'esposizione funziona nel modo che se noi puntiamo la macchina fotografica verso un dettaglio, lei fa una certa misurazione. Per esempio in questo caso l'ho puntato contro questo faretto e l'esposizione naturalmente è molto scura perché sta cercando di rendere con un'esposizione corretta i diodi del LED. Però se io rimango fermo così e spingo in questo caso il tasto asterisco, vedo che mi fa vedere i valori di esposizione, e se mi risposto sui miei personaggi e scatto la fotografia viene scura quanto quella prima. E questo può essere comodo se per esempio stiamo scattando un soggetto molto chiaro come potrebbe essere questo foglio bianco, dove la macchina fotografica, se io inquadro il foglio bianco in questa maniera, vedo che scattando la fotografia l'immagine viene un po' più scura di quanto dovrebbe essere, non è effettivamente bianco puro. Quindi io quello che potrei fare, potrei prendere l'esposizione sui miei personaggi, bloccare l'esposizione e poi scattare il foglio bianco, e a questo punto il foglio bianco effettivamente viene bianco. Questo perché abbiamo visto nelle puntate precedenti che la macchina fotografica, quando fa la misurazione dell'esposizione, tende a portare tutto quanto a una luminosità sul grigio, quindi un foglio bianco diventa un foglio grigio, un foglio nero diventa un foglio grigio, quindi diciamo dobbiamo saper bilanciare in modo da ottenere l'esposizione che vogliamo. Gli altri 2 programmi di scatto sono la modalità a priorità dei tempi di scatto e quella a priorità dell'apertura del diaframma. In queste modalità semi-automatiche praticamente noi possiamo scegliere di controllare uno dei 2 valori tra tempi di scatto e apertura del diaframma, lasciando l'altro automatico, e volendo possiamo anche impostare l'ISO, come faccio io di solito, in automatico. Quindi in questa modalità possiamo avere un valore che controlliamo noi, che in questo caso potrebbe essere l'apertura del diaframma, e gli altri 2 valori che sono automatici. Solitamente troviamo questi programmi di scatto come A o AV per la priorità dell'apertura del diaframma, dove quindi controlliamo l'apertura del diaframma, e come T o TV per la priorità dei tempi di scatto. Questi programmi semiautomatici sono molto comodi perché ci permettono di bloccare un particolare valore se ne abbiamo necessità, però senza dover preoccuparci di controllare l'esposizione tra uno scatto e l'altro, soprattutto se magari siamo in una situazione dove ci muoviamo molto. Una cosa che io faccio spesso è mettermi in modalità di priorità dell'apertura del diaframma e impostare il valore di F minimo, così da assicurarmi il più possibile lo sfocato nella parte più vicina e più lontana della mia fotografia. E quindi io per esempio in questo caso metto F5.0 e a prescindere da dove sto scattando, la macchina fotografica cerca di avere l'esposizione corretta, però non va mai a utilizzare dei valori di scatto che siano con un'apertura del diaframma troppo chiusa. Anche quando vado a scattare per esempio direttamente la luce, la macchina fotografica cerca di aggiustare, in questo caso con il tempo di scatto e l'ISO, ma l'apertura del diaframma rimane sempre fissa, e questo potrebbe essere anche utilizzato al contrario, magari se vogliamo avere l'apertura del diaframma sempre molto chiusa, quindi mettendo per esempio F16, e quando scattiamo le nostre fotografie la macchina fotografica scatta tutte quante le foto a F16, massimizzando quanto più possibile la profondità di campo. Vedo che se io scatto tutti e 2 i soggetti risultano abbastanza a fuoco.
Per esempio posso anche andare nella modalità a priorità del tempo di scatto e per fare una cosa artistica potrei utilizzare un tempo di scatto molto lungo per questo tipo di fotografia, per esempio mezzo secondo, diciamo, senza esagerare troppo, e a questo punto potrei fare fotografie dove quando scatto muovo la macchina fotografica e vedo che ho sempre in tutti i tipi di immagini che faccio ho un po' di mosso, e questa cosa solitamente non riuscirei a farla in modalità automatica perché la macchina fotografica cercherebbe di utilizzare dei tempi di scatto più brevi possibili per non averlo questo mosso. Infine abbiamo la modalità manuale, che penso non dobbiamo stare troppo a dimostrare in questo episodio perché è quella che usiamo sempre nel corso di fotografia. La modalità manuale potrebbe sembrare la modalità più faticosa da utilizzare perché dobbiamo scegliere noi tutti quanti i valori, ma il vantaggio che abbiamo è il fatto di poter controllare su ogni aspetto le nostre fotografie. Se per esempio io voglio una fotografia in cui tutti e due i soggetti sono a fuoco, però voglio avere anche il minor rumore possibile nell'immagine, potrei mettere per esempio F16, mettere ISO 100 e aumentare il tempo di scatto fino a quando l'esposizione non mi sembra corretta, potrebbe essere ad esempio così. E a questo punto, se io faccio la mia inquadratura, aggiusto anche un po' la lunghezza focale e scatto la mia fotografia, la macchina fotografica l'ho impostata addirittura a 4 secondi di scatto, devo cercare di non muovermi, però quello che so è che a questo punto la mia immagine a ISO 100, quindi il minor rumore possibile, e F16, il tempo di scatto l'ho impostato io, a prescindere da quello che potrebbe essere consigliato dalla macchina fotografica. In conclusione potrebbe venire da chiedersi qual è il programma di scatto ideale per tutte le situazioni, e come spesso capita per la fotografia non c'è una risposta assoluta né una modalità che funziona sempre. Dobbiamo capire in base al tipo di fotografia che scattiamo e a come ci è più comodo quale modalità di scatto, quale programma di scatto utilizzare nelle diverse situazioni. Per quanto mi riguarda, io solitamente, come ho detto, uso spesso la modalità AV quando non posso impostare troppo attentamente l'esposizione, mettendo l'ISO automatico, oppure la modalità manuale perché solitamente sono in situazioni più controllate dove ho un po' più di tempo per impostare l'esposizione. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi a carlo@player2.com o potete seguire Player2 Lighting su tutti i link che trovate qui sotto. Se avete idee su argomenti che possiamo approfondire meglio nel corso di fotografia, mi raccomando scriveteli qui nei commenti di YouTube, e se vi è piaciuto il video mettete un like. Vi ringrazio per aver visto questa lezione e noi ci vediamo la prossima volta.